Ciao a tutti ragazzi, è iniziata ufficialmente la mini era di Igor Tudor. Come ormai sapete, la Juventus ha esonerato Thiago Motta e ha deciso di virare sull'ex calciatore della Juventus. Come vedete, come avevo detto, io sono in viaggio. Succede sempre così, quando si è a casa e si è nel comfort del piccolo studio, eccetera, tutto tace, appena ci si muove succede il patatrack. Però chiaramente non potevo esimermi da fare un contenuto, anche perché questo è un momento veramente importante per quanto riguarda la Juventus. Comunque, prima di iniziare, come al solito, ringrazio tutti quelli che si stanno iscrivendo, siete in tanti, mi fa un piacere enorme. Vi invito a lasciare un mi piace e soprattutto a commentare. Commentare aiuta il canale, ma soprattutto mi dà l'opportunità di confrontarmi anche con voi, visto che, come vi ripeto spesso, io vivo all'estero e di calcio qua si parla molto poco, forse più di football americano. Comunque, tornato a parlare della Juve, che è un po' quello che ci interessa, sembra che Ciocca abbia probabilmente fatto pendere l'ago della bilancia sulla scelta di Igor Tudor, sia stata probabilmente la flessibilità sulla durata del contratto, che vedrà Igor impegnato per le prossime 9 partite e anche per il mondiale per club. Però a livello economico, l'impegno economico sarà anche quello molto contenuto, visto che si parla e si vocifera di un contratto da circa mezzo milione di euro per Igor per questo spezzone di stagione. Chiaramente, come abbiamo parlato anche in passato, negli scorsi giorni, Mancini era l'altra opzione ed era quella che si faceva insomma sempre un po' più forte insieme a quella di Igor Tudor. E più fonti raccontano che comunque, se non direttamente o indirettamente, la società Juventus si sia incontrata poi con il tecnico di Iesi e ci siano anche state insomma possibili diciamo preaccordi, però quello che è successo è che chiaramente Mancini, che comunque era appena veniva dall'esperienza in Arabia Saudita ad allenare la nazionale, volesse un contratto che fosse più lungo e che andasse non solo a occupare il resto di questa stagione, quindi le 9 partite più il mondiale per club, però volesse anche essere una cosa più progettuale e avere almeno un anno di contratto dopo la fine di quest'anno. E quindi la Juventus sicuramente è in un momento abbastanza particolare perché siamo in una situazione dove bisogna mantenere un occhio a bilancio, in cui, tra parentesi, bisogna anche parlare del fatto che l'esonero potrebbe a questo punto tradursi in un aumento di capitale da parte della Juventus a fine stagione, perché chiaramente non era qualcosa che è stato pianificato, o anche per eventuali cessioni, per poter ammortizzare l'impatto che avrà poi l'esonero di Thiago Motta, che ricordiamo bene aveva comunque un contratto triennale. Ehm, Ed è chiaro, ancora di più se ce ne fosse bisogno, visto che ormai è l'unica cosa di cui parliamo dall'inizio stagione, che a questo punto la qualificazione in Champions diventa ancora più fondamentale se ce ne fosse anche bisogno, perché se si tifa Juventus non arrivare tra le prime quattro è comunque a mio parere un fallimento. La Juve tra l'altro avrà grosse difficoltà da quel punto di vista perché sappiamo bene, vista la condizione della squadra e alcuni elementi che non stanno convincendo, la Juventus avrà anche bisogno di rinforzarsi durante il mercato estivo ed è chiaro che si dovrà già sacrificare dei calciatori per coprire poi il discorso del tecnico e dell'esonero di Thiago Motta. Questo metterà la situazione e la Juventus ancora più in difficoltà. Però facendo un passo indietro, e ne abbiamo parlato anche negli scorsi video, se Motta a questo punto andava chiaramente esonerato, non c'erano altre possibilità in questo momento che prendere questa decisione, anche se potremmo forse avere un dibattito aperto su tempi e modi e uno stile che secondo me non va in pari passo con quello che è nella nostra mente lo stile Juventus. Si poteva fare un momento diverso e si poteva fare meglio. Comunque io vi assicuro che sono estremamente dispiaciuto per come siano finite le cose con Thiago Motta, perché comunque a inizio stagione ero stato contento quando la Juventus aveva assunto il tecnico e soprattutto avevo delle aspettative altissime che adesso, con tutta sincerità, chiaramente queste aspettative non sono state confermate e nonostante capisca bene quali siano le colpe, credo che questa situazione e questo fallimento totale sia comunque da dividere tra Tiago, chiaramente, e Cristiano Giuntoli, che comunque deve essere lui stesso, come abbiamo parlato in passato sul banco degli imputati, non si può esimere dall'essere giudicato per un lavoro che ha fatto lui e per un progetto che quest'anno ha iniziato lui. Le scelte sono state le sue. Quindi da un lato abbiamo l'approccio sbagliato del tecnico, e questo mi sembra una cosa molto chiara, che ha cercato di snaturare una squadra come la Juve, che ha uno spirito ben definito, ha avuto anche un sistema di gioco per tanti anni ben definito e poi Thiago comunque ha creato questa distanza
che è ormai chiara e lapalissiana, come si dice a tutti, con i giocatori e di fatto ha rotto lo spogliatoio completamente. Basti pensare all'assurdità del capitano, che comunque se ne parla sempre di più in questo tempo. Secondo me queste sono cose che probabilmente puoi fare al Bologna, ma forse neanche lì. Credo che gli sia andata bene in passato con questo discorso della fascia rotante. Alla Juventus, secondo me, non poteva funzionare, anche perché la scelta finale del capitano è stata poi quella di fine anno scorso con la fascia data a Locatelli, ma dopo che però altri giocatori l'avevano indossata, altri che forse la meritavano non l'avevano indossata, altri che insomma c'è stato veramente un po' di confusione. Questo secondo me ha creato ancora di più distanza e tra l'altro ehm, credo che durante l'esperienza Thiago Motta abbia alla fine messo da parte chiaramente alcuni giocatori, basta pensare ai giocatori calciatori come Fagioli che alla fine sono anche stati venduti praticamente e ha continuato a intestardirsi e far giocare giocatori che in quel momento non meritavano, mettendone da parte altri che invece stavano facendo un'ottima stagione. Basti pensare all'esempio più lampante che è Frank Thuram, che alla fine è stato accantonato molto spesso per magari far giocare giocatori come Cobb Miners, e invece Cobb Miners alla fine ha giocato molto di più, o anche Nico Gonzalez, quando era chiaro che a livello di forma e a livello di testa entrambi non c'erano. E eh, questo toglie la continuità ai calciatori che stavano facendo bene, secondo me ha creato ancora più confusione se ce ne fosse poi bisogno. Cristiano Giuntoli però dal canto suo ha completamente fallito praticamente tutto, dall'A alla Z, il suo progetto è fallito e tanta colpa finisce anche sulle sue spalle. Quando si decide anche di ringiovanire una rosa, anche se io continuo a dire sì, la rosa è stata chiaramente ringiovanita e c'è stato l'utilizzo di anche giocatori che venivano dalla next gen, questo va sicuramente detto. Bangula uno dei pochi a lasciare un messaggio al tecnico Tiago dopo l'esonero. Questo anche ci dice molto su quello che sta succedendo nello spogliatoio. Se solo un paio di calciatori, mi sembra che sono stati lui per primo e Bremer, abbiano lasciato un messaggio al tecnico. È chiaro che l'obiettivo è ringiovanire la rosa, però comunque la Juventus ha fatto male anche avendo giocatori che esperienza ce l'hanno e non hanno più 20 anni, come lo stesso con Miners, come lo stesso Douglas Luiz, quindi comunque secondo me a volte ci si aggrappa un po' a questa rosa giovane, tanto per un discorso semplicemente di numeri. Comunque quando si va a affidare la squadra più scudettata d'Italia con un palmarès di questo tipo a un tecnico giovane, poi questo tecnico va anche sostenuto e aiutato, soprattutto nelle aree dove è chiaro che è più carente anche dal resumé. Uno basta che legga insomma il suo passato tra lo Spezia, lo stesso comunque esperienza al Bologna, dove si sa che più di qualche litigio con i calciatori Motta ce l'ha avuto, quindi lasciarlo completamente solo a gestire una situazione del genere quando sai che quella è l'area dove è più carente, secondo me è stata un po' una scelta sbagliata e alla fine lo si è dimostrata tale perché Thiago Motta ad oggi non è più l'allenatore della Juventus. Io sono anche arrivato al punto di pensare che Thiago forse non abbia effettuato completamente quella transizione che si fa da essere calciatore a essere giocatore e a volte si sente un po' intrappolato in questa figura un po' di ex calciatore che magari è ancora così giovane che non ha sviluppato un po' quel tocco di essere solo allenatore e non anche con quella mentalità di calciatore. E dico questo perché alla fine si vede un po' anche dal bisogno che ha avuto di essere se stesso, lui al centro del progetto e dal fatto che sì, gli allenatori di ego ce ne hanno, altrimenti non farebbero quel mestiere. Però secondo me lui è andato un po' ben oltre e il fatto che si sia messo come antagonista con la squadra invece di essere il traghettatore verso il successo della Juventus, a me dà un po' questa sensazione. E Ehm, dall'altro canto, credo che l'errore sia stato fatto anche da Giuntoli, che ha voluto prendersi tutto il piatto e alla fine quello che ne ha avuto come risultato è stata una bella indigestione, perché credo che Giuntoli abbia voluto veramente a un certo punto erigersi a quasi padre padrone di questa avventura della Juventus, però non si è reso conto che gli mancavano dei mezzi e soprattutto delle persone in società perché la società ha completamente accantonato la parte sportiva, qua bisogna essere onesti e i risultati sono questi. I conti vanno meglio, almeno così sembra, ma la squadra ha perso l'anima e il cuore e ha perso ogni tipo di direzione. È veramente una squadra completamente svuotata che molto spesso non sa cosa fare, non solo col pallone, ma non sa neanche cosa fare con se stessa. A fine stagione mi aspetto dei cambiamenti
ma anche nell'organigramma societario della Juventus e anche un bilanciamento tra i commercialisti che abbiamo e uomini di sport e uomini di campo, perché come abbiamo detto in precedenza, ci manca chiaramente un uomo di campo che possa fare da collante tra squadra, allenatore e società. In questo momento non c'è, manca come il pane e in tutte le altre squadre d'Italia dove questo non c'è, basti pensare al Milan, sembra che le situazioni siano un po' speculari o quasi uguali. Una cosa a questo punto è certa, ed è qui che volevo arrivare, ora non ci sono più scuse. Gli alibi sono finiti per tutti e sono finiti soprattutto per altri imputati come i calciatori, perché i calciatori non possono essere non considerati come un grandissimo problema per la Juventus, per la Juventus quest'anno. Era chiaro che lo spogliatoio avesse identificato il problema nell'allenatore e che oggi Thiago non c'è più, non è più l'allenatore della Juventus, queste chiacchiere stanno a zero e certi comportamenti che lo spogliatoio ha avuto nei confronti del tecnico, secondo me non verranno più tollerati, anche perché a fine anno più di qualcuno andrà via, questi calciatori non verranno tutti riconfermati. Personalmente poco mi importa quale sarà a questo punto il modulo di Tudor, che dobbiamo ringraziare per comunque prendersi in mano una squadra in questa condizione a poche giornate dalla fine, con un obiettivo grande come quello della Champions League, ma dall'altro canto è anche una possibilità per Igor quasi più unica che rara in una carriera di un allenatore che ultimamente ha anche un po' faticato tra le ultime esperienze, l'ultima chiaramente quella della Lazio. Poi io quello che mi aspetto da lui è semplicemente riuscire a riportare, a farci rivedere quella grinta e cuore che ormai mancano non solo da questa stagione, ma quasi da 5 anni. E se vogliamo essere sinceri, anche se non possiamo a questo punto chiedergli un miracolo a Tudor che arriva qua un po' all'ultimo momento, io credo che se lui abbia accettato questa tipologia di sfida in questo momento della sua carriera e con questa squadra, credo che nella sua testa ci sia comunque l'idea che probabilmente lui ha la qualità e la squadra ha le qualità per ottenere l'obiettivo che è quello del quarto posto, che a mio parere per una squadra come la Juventus, anche con i giocatori in lista, è un obiettivo del tutto raggiungibile. E poi cosa succederà dopo? Cioè, dopo che finisce questa esperienza con le nuove partite e il mondiale per club, cosa succederà? Chi arriverà dopo Tudor? Ci sono possibilità che rimanga a questo punto se farà bene? Io sinceramente non lo so e con la Juve che abbiamo visto di questi tempi io vivo sempre nel presente e non vado a pensare troppo in là. Credo in questo momento sia veramente importante guardarsi i piedi e non guardare troppo distante perché ultimamente non ci ha fatto bene. E a fine anno poi passeremo ai vari Mancini, Gasperini, Conte, anche perché potrebbe essere loro i futuri successori a questo punto di Tiago Motta e Igor Tudor. E io credo che comunque il prossimo allenatore dovrà mettere la Juve e non se stesso sul piedistallo. La Juventus dovrà tornare a essere il focus per tutti, per la società, e parlo di Juventus dal punto di vista sportivo, non solo dal punto di vista numerico o dei bilanci, perché alla fine gli allenatori e i giocatori cambiano. Questa è la dimostrazione. Tiago Motta non c'è più, gli allenatori cambiano, i giocatori cambieranno, cambiano sempre, però la fede per questi colori, questo è qualcosa che rimane. E io credo che i colori, più che noi come tifosi, eccetera, ma i colori di questa maglia che ha una storia in Italia che va oltre a quella sportiva, beh, questi colori mettono molto di più di ciò che abbiamo visto negli ultimi 5 anni, soprattutto anche di ciò che abbiamo visto negli ultimi, negli ultimi mesi. Questa non è la Juventus, questa non è la squadra e la storia che abbiamo e adesso è il momento di fare un passo indietro, di focalizzarsi sulla Juventus sportiva e di cambiare quello che è il futuro della Juventus, perché il futuro inizia da oggi, inizia con Igor Tudor, quindi grande in bocca al lupo a Igor, forza, bentornato mister, avanti tutto, obiettivo quarto posto minimo per la Champions League. Un abbraccio, ciao.